Karma, una parola d'origine indiana, ma che detta così sembra un parolone. In realtà significa azione, o meglio, agire per raggiungere un fine. Oggi ti racconto una delle mie prime esperienze con il karma del viaggiatore. E anche stanotte non sappiamo dove dormire. Che da qui in avanti possiamo chiamare come aura. L'aura del viaggiatore. Ragazzi, è finita questa giornata. E a noi cosa ci aspetta? Al momento cazzi e mazzi. No, c'è Laura. Però c'è Laura. Ci troviamo in Portogallo, dove io e Mario stiamo facendo un tour estivo. Ecco però chi sono gli altri personaggi di questa storia. Patti e Selma, Francesca, Giovanna e tutte le altre persone che vuoi o non vuoi ci hanno confermato che quando viaggi l'unica cosa da mettere in valigia è Laura. la tua aura da viaggiatore. Domani mattina si va a surfare. Abbiamo appena comprato un biglietto che da Coimbra arriva fino a Figueira da Foz. Siamo arrivati alla stazione per puro caso, chiedendo indicazioni in un finto portoghese. Conjuntos, non conjuntos. Certo, sembra esattamente quello che è, un viaggio a cazzo e senza organizzazione. Però che ti devo dire, è solamente così che capisci che attorno a dei viaggi del genere si crea un'aura gigantesca di positività. Avete altri posti per questa sera? Sì, dovremmo averlo. Aspetta, controllo. We have other place. Just for you. Just for him. Oh, just for one, yeah? E sai, non tutti hanno il cuore così freddo da lasciarti dormire per strada. Wow, there is a bar. Ma nel loro bar, ecco, forse sì. I think the best thing is just to put you in the bar, if that's okay, to sleep. And I'd set you Everywhere. L'aura del viaggiatore si manifesta anche in questi casi. Quando sei appena arrivato in un posto non turistico ma non sai che cosa fare. Ed ecco la risposta: connettere con le persone che incontri. Questo qui è il bar dove prenderemo da bere. Carino. La nostra amica Francesca con ancora il bicchiere di prima perché Quasi finito, Anche solo uno fuera, anche solo uno fuera. Insomma, hai capito qual è il nostro segreto? Sviluppare questa cosiddetta aura di positività intorno a noi. I fall in love with her, so she could have danced with another. sei pronto? C'è una notizia per te, Piero. La lezione di surf è solo alle 2:30. È solo alle 2:30, man, quindi significa che o facciamo la lezione di surf o prendiamo l'autobus. Abbiamo buttato altri 6 euro di Flixbus. E il fatto è questo, che già ieri abbiamo annullato un Flixbus, ce lo siamo... Eccoci amici, abbiamo appena cambiato città. Ma è bello così, è bello quando tu pianifichi e poi non Ma ci sta. man, perché io ti ripeto ancora, capisci perché io non prenoto mai niente fino alla fine? Esattamente per questa ragione, perché poi succedono queste cose che alle 10 di sera ti dicono: oh, lo sai, la lezione, volevi fare lezione domani mattina di surf? Oh cazzo, che fai la lezione di surf domani mattina? Mi gira un po' la testa, ma portami più in su. Mi ubriaco con un sorso, mi concedo a chi vuoi tu. Siamo praticamente nel nulla. E come mai oggi non siamo andati a surfare? Bene, perché ci avrebbe accompagnato l'ostello con la Mystery Machine, ma avevamo già prenotato un Flixbus per arrivare oggi pomeriggio a... Che questa vita in fondo è solo una commedia. Quanti minuti mancano all'autobus? Penso 10. E quanti minuti ci vogliono per arrivare lì? 10. Veramente? Ecco che siamo appena arrivati e qualcuno è appena arrivato da noi. Arrivati a Lisbona. Mi gira un po' la testa, ma portami più in su. Mi ubriaco con un sorso.
letto. Mario, iniziamo a fare le super salite? Stanco? Pochino. L'ostello è lì sopra. Ti rendi conto? Ci aspettano sotto casa. Vediamo con la manina. Tutti come rincoglioniti col telefono e la manina. Prendervi voi con le manine. Queste due pazze sono Flavia e Francesca. Due viaggiatrici proprio come noi, anzi forse anche di più. Infatti qualche anno fa hanno lasciato il loro lavoro fisso per trasferirsi in Australia, dove hanno comprato un 4x4 e con questo in 2 anni se la sono girata completamente tutta. Lavorando un giorno nei campi, l'altro in un ristorante e sviluppando la cosiddetta aura del viaggiatore. E quest'oggi l'aura del viaggiatore è stata tramandata anche a noi. Qui il maestro con le birre sacre. Segres. Niente, le famose discese di Lisbona. Gira un po' la testa, ma Salute. Salute raga. Al Portogallo. con un sorso mi concedo a chi vuoi tu. Hai visto dove ti porto? Nei posti più romantici. I posti più belli. E allora torno indietro e penso che se mi faccio paura, ora ne faccio anche a te. Stamattina abbiamo fatto una bella passeggiata per Lisboa. Abbiamo preso il tram per arrivare fino alla Torre di Belém, per poi raggiungere finalmente le nostre carissime compagini di viaggio che ci accompagnerà qui per un paio di giorni. Abbiamo mangiato il pastel de nata. Quanti costumi c'hai? 1. Quello massimo faccio il bagno con la mutanda, io forse. A posto? Buongiorno. Eccolo. Il karma del viaggiatore si manifesta in questi piccoli gesti. Se vi ricordate, nel video precedente Mario era alla ricerca di uno strumento da suonare ormai da Oporto. Eppure, sia nella tappa precedente, Figueira da Foz, che a Lisbona, prima una chitarra e poi un ukulele sono arrivati da lui. Appena arrivati nel nulla del Portogallo. Raga, è bellissimo. Mi hanno detto che qualcuno cadrà oggi? No. Nessuno? Non ancora. Per dire Piero, appena finito ho detto Piero! Piero! Piero, ci sei ancora? Sono altre persone che camminano. Però, dai che suonare. Segui la voce, man, segui la voce. Poi qui c'è un ostacolo, bisogna saltare. Dammi, lancia. Questa è una bella prova di... Eravamo, forse eravamo in Laos o in Cambogia, non mi ricordo, comunque eravamo al ristorante molto spartano dove ci hanno fatto vedere in Vietnam, vedi? Ci hanno fatto vedere con altra gente perché non c'era spazio, quindi noi eravamo in un unico tavolo tutti insieme. Siamo capitati accanto a questa coppia giapponese. Tutto il tempo continuano a fare Com'è? Insomma. Dai, siamo arrivati comunque. Guardate che spettacolo, raga. Uff, pericoloso. Comunque possiamo dire che se Mario crea la serotonina io creo live, perché tutti quanti si domandano dov'è Piero? Dov'è Piero? E a noi cosa ci aspetta? Al momento... C'è Laura. Però c'è Laura.
E anche stanotte non sappiamo dove dormire. Io sto cercando un posto per dormire più economico. Eppure questa notte l'abbiamo trascorsa su di un letto, perché a volte basta saper connettere con le persone, anche quelle alla reception di un ostello, che alla fine, vuoi o non vuoi, un posto letto al prezzo più basso alle 2 di notte per te lo trovano sempre. E anche questo si chiama karma. Sto andando a surfare. Surfare, e chi l'ha mai fatto? Già prima di mettere piede in Portogallo mi ero ripromesso che ci avrei provato. E quindi quel giorno ho deciso di dividermi dal resto del gruppo, Mario, Flavio e Francesca, per andare a surfare. Ed ecco, nemmeno un'onda. Karma, per aver abbandonato il gruppo dei viaggiatori. Cena da sola e nessuno la sente, fa finta di niente, ma come un lago ad alta quota si gode il tempo che ha, prima che il ghiaccio la ricopra, prima dell'oscurità. E questa sera è un po' diversa, segue la scia delle persone, segue la scia dei suoi pensieri e se ne va. Siamo arrivati in questo posto fighissimo a Lisbona, che è ricchissimo di ristoranti e posti dove magari poter lavorare, e soprattutto molto colorato. Cosa facciamo? Incontriamo le nostre carissime amiche, ovvero le nostre alter ego di viaggio, Francesca e Flavius. oppure Flavia e Francesca. Per non far offendere nessuno, no? È una sorta di piccolo quartiere questo. Sì. Ciao Lizzy! E ci sei perso la capitale dei surfisti e non hai avuto le onde che meritavi. Ragazzi, questo ci siamo. Stavolta cosa prendiamo? A Laura che è ritornata a essere più potente di prima. A Laura. E alla birra 2 euro. Last 10 minutes of our day with dear friends. Nice to meet you. I'm Ellie. Ellie, nice to meet you. Nel giro di 2 ore siamo passati da 4 ad 8, senza nemmeno conoscere le altre persone. Il perché già lo conosci, e se proprio vuoi che te lo dica, è Laura. Oggi è una bruttissima giornata perché lasceremo il Portogallo per ritornare in Spagna. Quindi diciamo addio al nostro viaggio avventura, Diciamo qui in addio. Portugal. Diciamo addio sì a Lisbona, che ci ha regalato un sacco di emozioni, super bella, e come dicevo prima Piero, soprattutto per le persone che abbiamo incontrato. Quindi dal nostro viaggio in Portogallo è tutto, spero vi sia piaciuto nel complesso e soprattutto la nostra aura potentissima che avete scoperto grazie alle ragazze Patti e Selma. Patti e Selma, vi voglio un sacco bene, ci vedremo presto! Hola! Taxettino? Questo qui è il taxi? Quindi cos'è l'ultima cosa che faremo prima di andare via da questa cittadina? Mangeremo l'ultima passeudonata all together sotto al ponte Vasco da Gama nel parco di quello di Lisboa. Con gli occhi come ghiaccio nel mare, e sai, bastava davvero poco, qualche soldo in più, non rivangare il passato. Dai, Pier, tanto ci rivedremo.
Questo io me lo auguro. Non è me lo auguro, è così. Questo è lo spirito giusto dei backpackers. Non esistono confini per i viaggiatori. Comunque a me, raga, mancherete un sacco. Mi mancherà un sacco andarmi a bere le birre con voi. Però sarà solo una Piero che ti fa cadere. Ciao Piero, ciao. Cantando questa canzone. Sei una pioggia lontana. Ciao.